D11, qui abbiamo sempre dei dati dell'inviluppo, abbiamo la differenza di pressione e il rapporto di pressione. Questa è la differenza fra la pressione alta e quella bassa, la differenza, questo è il rapporto. E se ci dovesse essere una bassa differenza di pressione, vediamo che questo timer comincia ad andare indietro, in questo caso è tutto a posto. Andiamo avanti, qui abbiamo la temperatura del gas di scarico, lo stato è ok e il massimo in questa zona viene visualizzato qua sotto. In questo caso abbiamo il surriscaldamento di scarico che ha un valore di 28,5 è in target e va bene. Qui entriamo un attimino più nel dettaglio su cose meno importanti. Queste sono le correnti, le tensioni del motore, sono parametri, diciamo, così, per far vedere quanto sta consumando il motore in questo momento. Sta consumando 6 A. Questa è la potenza solo del motore, 2,5 kW. Infatti sta girando al 100%. Queste sono le temperature dell'inverter. Qui abbiamo la velocità della ventola, siamo passati sullo status della ventola, fan status, la corrente e la tensione della ventola è tutto a posto, non sono cose che di solito bisogna verificare, queste di solito sono sempre a posto. Vabbè, qui c'è il consumo della ventola e va bene. L'unica cosa deve sempre essere sotto un consumo limite che abbiamo posto noi. Ecco, bisogna fare questa verifica. In questo caso io ho la lettura del COP e della potenza termica in uscita se ci fosse il flussimetro impostato. Quindi leggerei il flusso, il delta T, la corrente immessa, la corrente di alimentazione della macchina, la potenza termica in uscita e qui sotto leggo il COP istantaneo. Ecco, ci tengo a precisare che questa non è una cosa per la contabilizzazione ufficiale dell'energia, ma è solo per dare al cliente una stima di come sta funzionando la macchina in quel momento. Le sonde, ripeto, sono delle sonde standard, non sono strumenti di misura.